Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, pausa nazionali, tralasciamo un attimo le chiacchiere sul Napoli, Garcia, il rinnovo Kvaratskhelia, 5 milioni, il comunicato, eccetera, eccetera, eccetera. Volevo un attimo cambiare discorso e parlare di questa nazionale, al di là delle chiacchiere su Spalletti, la penale, la maglia a maniche lunghe, alzati le mani che ci stanno 30 gradi, c'è il tatuaggio, non lo mostrare, eccetera, eccetera, chiacchiere che da bar. Però sono qui per analizzare la formazione dell'Italia o le formazioni dell'Italia perché dall'allenamento che c'è stato, se non erro, il primo allenamento fatto ieri o l'altro ieri al massimo, mi sono segnato le formazioni schierate da Spalletti e secondo me possiamo dire assolutamente la nostra. Ci vorrà tempo perché non è che dall'oggi al domani incameri i movimenti, incameri un modulo, dopo 2 giorni devi giocare, no. Però devo un attimo, un tantino ricredermi anche sul fatto non ci sono tanti giovani da schierare in Italia, che ho sempre detto e ho sempre sostenuto, in parte è vero, però dipende anche da come li metti in campo. Ci arriviamo e ne parliamo in questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate ovviamente nei commenti ragazzi e se vi va iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti. Allora, le formazioni schierate da Spalletti, al di là che sono intriganti per un cambio in regia tra le due formazioni perché Verratti e Jorginho sono già diventati il passato della nazionale, c'è Raspadori schierato al centro dell'attacco, input da non sottovalutare e da tenere in considerazione, lo dico qua senza peli sulla lingua, Garcia, guardati le partite e vediamo i movimenti di Raspadori. Aperta e chiusa parentesi. Allora, la formazione 1 che schiera Spalletti contro la formazione 2 nel primo allenamento vede la formazione 2 attaccare sulla formazione 1 che è composta da Provedelli in porta, Darmian, Casale, Bastoni, Spinazzola, Frattesi, Cristante, Pessina, Politano, Reteghi, Chiesa. La formazione 2 di Lorenzo, Mancini, Romagnoli, Biraghi, Barella, Locatelli, Tonali, Gnonto, Raspadori, Zaccagni. Allora, il cambio in regia, da una parte Cristante e da una parte Locatelli. Su Locatelli ho qualche dubbio per le caratteristiche del giocatore, però non vuol dire che non lo può fare, assolutamente. Forse ho qualche dubbio sul corto, nello stretto, però la corsa c'è, il piede discreto, bisogna vedere poi nel dettare le tempistiche di una squadra che è una cosa un po' diversa da incamerare, però senza vederlo in azione ovviamente non si può giudicare. Cristante già osannato tra virgolette da Spalletti 3 giorni fa in un'intervista nel quale Spalletti dice che Cristante sta facendo alla grande quel ruolo, può dare una grandissima mano all'Italia nel dettare i tempi. Fiducia ovviamente al tecnico toscano e lo spunto interessante è lo schierare Raspadori al centro dell'attacco. Raspadori per caratteristiche è un 9 o un falso 9 o nella diciamo nel ripiegare un eventuale schieramento del calciatore puoi metterlo dietro la punta ma deve stare centralmente e non sull'esterno. L'abbiamo visto a Napoli. Raspadori non è un esterno, non ha le caratteristiche da esterno, non ti punta l'avversario e te lo salta, se ne va sulla fascia e metti il cross, non lo è un attaccante centrale, quindi Spalletti secondo me punterà assolutamente su Raspadori come punta centrale in un 11 titolare. Possiamo fare secondo me un 11 titolare tra le due formazioni o almeno faccio l'11 titolare che piacerebbe vedere a me e facciamo Di Lorenzo, Romagnoli, Bastoni e a sinistra Spinazzola. A sinistra Spinazzola, a centrocampo ci mettiamo Barella, Cristante, Tonali con Frattesi, Pessina, Locatelli in sostituzione da poter subentrare, eccetera, eccetera.
In attacco tra Gnonto, Raspadori, Zaccagni, Politano, Retegui e Chiesa, io schiererei un tridente esagerato: Politano, Raspadori, Chiesa. Molto semplice e secondo me è anche una squadra competitiva. Ditemi quello che volete, ma è un'Italia che può diventare, perché è ancora presto, ancora la dobbiamo vedere giocare, può diventare competitiva premendo sull'acceleratore e sfruttando le caratteristiche di questi calciatori o di queste convocazioni che sono le prime di Spalletti. Rimangono a guardare Di Marco, Immobile, Zaniolo, Scalvini e Pellegrini. Per esempio, Di Marco al posto di Spinazzola io ce lo metterei da subito, perché Di Marco è sicuramente un esterno di centrocampo e non un terzino per caratteristiche. Però ricordiamo poi cosa fa il terzino in un calcio spallettiano. L'abbiamo visto a Napoli, molta spinta in avanti, comunque sei quasi un centrocampista aggiunto. È vero che devi avere doti nel ripiegare e nell'interdire e un tantino difensive quando perdiamo il pallone, però Di Marco ha tanta corsa e comunque a livello di contrasti la gamba non la toglie quasi mai. Quindi io schiererei Di Marco sicuramente al posto di Spinazzola per la condizione del momento, perché è in formissima il calciatore, e farei Di Lorenzo, Romagnoli, Bastoni, Di Marco. Linea difensiva. Centrocampo a 3, Barella, Cristante, Tonali. Molto semplice. Politano, Raspadori, Chiesa. Poi vedremo se la formazione sarà questa. Però è intrigante ed è un dato di fatto che i calciatori possono anche essere pochi, convocabili, però nel saperli mettere al posto giusto possono anche diventare abbastanza i convocabili. Tutto qua. Questo volevo dire. Speriamo che l'Italia possa riacquistare autostima e fiducia dopo tutto ciò che è successo, le tante falle nel sistema e al mondiale non ci sei andato, hai vinto un europeo e si dice che l'hai vinto perché ti è andato tutto bene, ma comunque non eri la squadra più forte. Assolutamente l'Italia all'europeo contro la Spagna ha sofferto, però le competizioni poi tra europei e mondiali sono così. C'è anche bisogno di quel pizzico di fortuna, c'è anche bisogno di quel tantino di mestiere da poter mettere in campo e riuscire ad ovviare a divari tecnici elevati, perché tra la Spagna e l'Italia di quello europeo il divario tecnico c'era, e come anche a livello di palla giocata a terra e attacco all'area di rigore. Abbiamo sofferto, non ci si deve nascondere perché hai sofferto, ma hai portato a casa il risultato da grande squadra, chiudendo tutti gli spazi con grandissimi interventi del portiere e dei difensori. Hai creato relativamente poco in quella semifinale per meriti della Spagna, però hai portato comunque la partita a casa. E le competizioni internazionali sono così. Non sempre il migliore prevale, anzi, puoi tranquillamente trovare un avversario che è tecnicamente più scarso di te, che riesce a leggere la partita in modo eccellente, e te ne vai a casa tu con tutti i tuoi talenti e il tuo gioco frizzante e il calcio champagne. Assolutamente. Detto questo, da sportivo, perché al di là di tutto sono sportivo, risolvete il fatto della penale da pagare al Napoli e fiducia a Spalletti con la nazionale. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.